Questo video spiegherà come levare la ruggine da un pezzo di metallo in maniera semplice, economica e soprattutto efficace. Per raggiungere questo nostro obiettivo useremo un metodo chiamato elettrolisi. Per chi vuole approfondire l'argomento metterò un link in descrizione. Per realizzare questo video avremo bisogno di un alimentatore da banco, di una vaschetta con dell'acqua, in questo caso ho usato dell'acqua distillata. Poi abbiamo bisogno della soda caustica. In aggiunta avremo bisogno di questo pezzo di ferro che useremo come pezzo sacrificabile, dove si attaccherà infine la nostra ruggine. Poi abbiamo bisogno giusto di qualche centimetro di un pezzo di ferro filato per fare i ponticelli. In più useremo un tondino di ferro giusto per attaccare poi il nostro pezzo sopra. E infine, come pezzo da usare per il nostro video, ho preparato questa vite con della ruggine e andremo quindi a fare, tramite il processo di elettrolisi, andremo a levare la ruggine. Iniziamo mettendo la soda caustica nell'acqua distillata. Sto usando una vaschetta di mezzo litro, una coppa di gelato praticamente, e metterò giusto un cucchiaio di soda nella nostra acqua distillata. Andiamo poi a mescolare finché la nostra soda si scioglierà completamente. Una volta sciolta la soda vado a mettere il pezzo da sacrificare qui a un angolo, poi il nostro tondino di ferro qui in questa posizione. Adesso vado con il nostro ferro filato a collegare il materiale sacrificabile, quindi il pezzo che infine raccoglierà la ruggine. E questo lo andremo a collegare con il positivo del nostro alimentatore di banco. Infine andiamo a collegare il nostro tondino con il polo negativo. Bene amici, non sarebbe male già a questo punto, anzi forse sarebbe stato meglio prima usare dei guanti, soprattutto ora che andremo a mettere la nostra vite nell'acqua con la soda. Per sicurezza usiamo anche dei guanti. Quindi ho preparato la nostra vite sul nostro ponticello, vado a fargli giusto un giro. Dobbiamo assicurarci che la nostra vite sarà completamente immersa nell'acqua, quindi dobbiamo scendere un altro pochettino. Perfetto, la nostra vite è completamente immersa nell'acqua. Adesso andiamo ad alimentare il nostro alimentatore di banco. A questo punto sono andato ad impostare la nostra tensione. Andiamo ad attivare il nostro alimentatore di banco. Come possiamo vedere, la nostra elettrolisi inizia ad essere attiva. I risultati saranno sbalorditivi. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo detto vogliamo usare dei guanti, perché abbiamo messo anche la soda caustica, ma soprattutto, come stiamo facendo noi, di fare questo esperimento all'aperto. Questo perché? Perché tramite il processo di elettrolisi l'acqua viene trasformata in idrogeno e ossigeno, perciò vi consiglio di fare questo esperimento all'aperto. Il tempo che occorre per rimuovere la ruggine dipende più che altro da due fattori: uno dalle impostazioni del nostro alimentatore di banco e poi dalla grandezza della superficie del pezzo dove vogliamo rimuovere la ruggine. Come possiamo vedere, il processo di elettrolisi sta funzionando alla grande e la ruggine in questo caso si sta staccando dalla superficie della nostra vite e si trasferisce quindi dal catodo verso l'anodo, quindi verso il nostro metallo sacrificabile. E voi avete già usato il processo di elettrolisi per rimuovere la ruggine?
Se sì, quali sono state le impostazioni del vostro alimentatore di banco? Mi piacerebbe che condividete la vostra esperienza nei commenti, così che possiamo imparare a vicenda. Sono passati all'incirca 30 minuti, sarebbe interessante sapere quello che sta succedendo. Ancora si vede poco, però secondo un po' le esperienze di quello che ho letto dovrebbero passare all'incirca 1 ora e mezza, 2 ore, perciò aspettiamo un altro pochino. Fino a qualche settimana fa ho restaurato una macchina, di preciso una Fiat Uno Turbo, dei quali poi i video usciranno tra un breve periodo di tempo, spero almeno. E niente, per quanto riguarda questo restauro posso dirvi che ho avuto molto a che fare con rimuovere la ruggine. Ho rimosso la ruggine, si può dire, da quasi tutti i pezzi della macchina, anche se era una ruggine superficiale. Sono andato nel profondo e per far questo ho usato il processo di sabbiatura, che a mio avviso è qualcosa di molto pratico, di molto veloce e si è applicato molto bene soprattutto per i pezzi della macchina, che erano pezzi grandi, no? Però per quanto riguarda adesso le viti, i perni, i bulloni, tutto ciò che ha a che fare con pezzi piccoli, dove abbiamo anche la filettatura e non vogliamo rovinare, o pezzi dove la ruggine si trova magari all'interno e non arriviamo con la sabbiatura, questo processo che sto usando oggi, quindi il processo di elettrolisi, è un processo che si applica molto bene per quanto riguarda queste cose particolari. Un'altra cosa che mi sono chiesto mentre facevo questo esperimento, e forse qualcuno di voi che sta guardando il video già ha molta esperienza su questo settore, è se avete provato a usare come ferro sacrificabile un altro tipo di materiale, perché noi in questo caso stiamo usando un ferro classico, quindi un ferro normale. E se avete fatto questa esperienza, che risultati avete ottenuto nel rimuovere la ruggine? Potete quindi scrivere questo nei vostri commenti. Bene ragazzi, è giunto il momento di vedere i risultati. È passata all'incirca un'oretta e un quarto, però da quello che sembra possiamo già terminare il nostro esperimento. Guardiamo un attimino qual è il risultato. Ragazzi, questi sono i risultati. Sono molto contento perché la ruggine è completamente sparita. Quindi il processo di elettrolisi per rimuovere la ruggine è qualcosa che funziona veramente bene. Bene amici, il video si conclude qui. Spero sia stato utile e soprattutto anche di intrattenimento, che vi è piaciuto, e perciò se metterete un like capiremo che è così. Per non perdere i prossimi video potete iscrivervi tranquillamente al nostro canale e quindi un abbraccio, ci vediamo presto.